Sulla copertina del vinile si raccontano i segni del tempo, bordi logori, angoli affaticati dall'usura e camicie di carte per i dischi oramai strappate e sgualcite. Come da tradizione, l'intervento di restauro prende avvio da un'accurata pulitura a secco, compiuta mediante gomme e spugne. Il fine qui è quello di rimuovere la polvere senza ledere i colori originali della copertina. Successivamente, grazie all'ausilio di un bastoncino di cotone e di una soluzione a base di metilcellulosa, si opera una pulitura a umido della superficie patinata, procedendo per piccole sezioni. I detriti solidi più ostinati vengono delicatamente rimossi con un bisturi a lama fissa, sotto lo sguardo attento e meticoloso della restauratrice. L'interno della copertina, così come l'opuscolo, viene sottoposto a un'eguale cura. Anche qui si adopera una pulitura sia a secco che a umido, rimuovendo con delicatezza ogni traccia di sporco. Le camicie di carta all'interno e all'esterno non sono certo dimenticate e vengono trattate con il medesimo scrupolo. Quanto sudiciume, ahimè, il tempo arreca. Anche se in letteratura scientifica è appurato che gli inchiostri da stampa moderni sono stabili sotto acqua, ogni restauratore sa che è buona norma non prendere nulla per vero e testare di propria mano prima di un intervento ad umido. Grazie alla stabilità degli inchiostri moderni, il restauro può usare un intervento più profondo rispetto a quello riservato ai manufatti antichi. Si procede dunque con un lavaggio per immersione, tecnica che permette di eliminare le impurità annidate nelle fibre della carta, preparandole per una successiva fase di spianatura. Un bagno era certamente d'uopo al nostro moderno Orfeo. Durante questo processo le linguette incollate vengono sapientemente distaccate e distese, pronte per essere rimontate. Lo sporco rimosso si rivela nell'acqua del bagno, che si tinge di un evidente color giallognolo. Segue il trattamento per ridare corpo alla carta. Si applica metilcellulosa a pennello e si lascia asciugare con calma. L'asciugatura all'aria, seppure lasci la carta lievemente arricciata, è solo un passaggio transitorio. Una leggera umidificazione e un'asciugatura sotto peso la renderanno pienamente piana. Possiamo ben osservare qui le fibre che si arrendono al potente macchinario. Durante la notte, le fibre di carta si distendono, preparandosi al giorno successivo. Per consolidare la struttura si prepara un velo nipponico. Questo tessuto sottilissimo, quasi invisibile, viene applicato per rinforzare i punti più delicati. Sul dorso dell'opuscolo, dove permane un residuo di adesivo non eliminabile in acqua, si impiega il calore per la sua rimozione. Il velo viene quindi tagliato in strisce sottili e applicato con cura, risultando pressoché impercettibile una volta asciugato. Le pieghe più ostinate sulle camicie vengono trattate mediante un'umidificazione localizzata con una pennetta d'acqua, seguita da un'asciugatura con termocauterio. Gli strappi e le lacune vengono riparati con metilcellulosa e carta nipponica. Le alette originali vengono ripiegate e rincollate con precisione certosina. Le camicie dei dischi vengono poi sostituite con nuove protezioni in fin di poliestere trasparente, realizzate rispettando le caratteristiche e le forme delle originali.
Le camicie in carta, una volta restaurate, vengono riassemblate con cura, pronte a riprendere il loro posto accanto al disco. Essendo la copertina parzialmente smontata, si interviene anche dall'interno. Con carta nipponica a fibra lunga, sapientemente tagliata col tradizionale metodo ad acqua, si suturano strappi e si integrano lacune lungo bordi e angoli. L'asciugatura avviene sotto un peso leggero, preservando così la forma originale. Per la parte esterna, i bordi e il dorso vengono consolidati con metilcellulosa. Il dorso, particolarmente frammentato, richiede un rinforzo aggiuntivo. Si sollevano i frammenti originali, posizionandovi sotto una base di supporto. Strisce di carta del sollevante, tagliate sottilissime, vengono applicate con perizia. La copertina, chiusa nella posizione corretta con spessori interni, viene lasciata ad asciugare. Una volta terminato il consolidamento, il velo viene applicato lungo gli spigoli per conferire ulteriore robustezza. Infine, la copertina viene riassemblata, utilizzando una miscela di colla vinilica e metilcellulosa per fissare le alette nella loro posizione originaria. Il nostro Fred sembra quasi dirci che manca ormai poco. Il ritocco finale, eseguito con acquerelli o pastelli secchi, riporta la copertina al suo splendore originale, avvicinandosi con grande precisione ai colori autentici. Pennelli sottilissimi e lenti di ingrandimento accompagnano questa operazione paziente e precisa. Per finire, l'opuscolo viene ricollocato nella sua vecchia sede. Concluso il restauro, i dischi vengono ricollocati nelle nuove camicie in poliestere e poi nelle camicie originali restaurate. La copertina, ora rinata, è pronta per tornare tra le mani del suo legittimo proprietario, riportando con sé tutto il fascino della sua epoca. Buonasera. Abbiamo trasmesso il restauro di una copertina di un vinile, nostro personale omaggio a Fred Buscaglione, il duro di Chicago preferito e membro del Pantheon dello swing italiano. Io sono sempre Paola della Bottega Fagnola, laboratorio artigiano di Torino, che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti, o come in questo caso, oggetti in carta e cartone. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, scriveteci le vostre impressioni e domande nei commenti e seguiteci qui su YouTube e sui nostri social. A presto e buon compleanno Fred! Na 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 na. Ci vediamo nel fondo di un bicchiere. Illusione che non so dimenticare. Ma ogni notte ti vengo a ricordare. Non me la ricordo.